Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Anche oggi siamo qui per scoprire un nuovo ricevitore. Vediamo se saprà soddisfare i nostri standard. Prima di iniziare col video volevo comunicarvi una cosa molto importante che mi sta molto a cuore. Ho deciso di mettere in vendita il mio R8S, ve lo mostro subito. Eccolo qui. È un GPS che abbiamo utilizzato solamente come demo e qualche dimostrazione qua e là. Mi ci sono davvero affezionata perché ci ho passato molto tempo insieme. Però purtroppo, come avete visto, abbiamo davvero tanto lavoro e tantissimi GPS da provare e non ho più tempo da dedicare al mio compagno di avventure. Sinceramente mi piange il cuore lasciarlo lì e ho preferito metterlo in vendita sperando che qualcuno di voi se ne prenda di nuovo cura e che lo riesca a sfruttare al meglio, visto che è davvero un GPS straordinario. Questo GPS lo consiglio agli amanti del marchio Trimble, ma soprattutto chi desidera aggiornare la propria strumentazione e rimanere comunque con gli stessi software, quindi Trimble Access o Trimble Survey. Se siete interessati potete scrivermi qua sotto, vi lascio il link, oppure direttamente al numero WhatsApp che trovate sempre qui sotto. Ve lo dico col cuore in mano, è davvero brutto separarmene, ma si vede che doveva andare così. Chiudiamo la parte melodrammatica e passiamo subito al video. Eccolo qui, il D1. Mi piace definirlo il fratellone del G20, un GPS molto carino e piccolino che vi ho mostrato in un altro video. Se ve lo siete perso vi lascio il link nell'info box. Decisamente molto più grande e molto più pesante. Considerate che l'altro pesava solo 73 grammi, questo qua si avvicina quasi ai 2 kg. È arancione e questa cosa ci piace perché è il colore della Geoglobex e un'altra sua particolarità è quella di avere la batteria interna integrata. Ma procediamo per gradi. Sul pannello frontale troviamo il solito tasto accensione e spegnimento insieme al tasto funzione e qui sopra invece il LED per la ricezione dei satelliti e il segnale dati. Se passiamo alla parte inferiore troviamo l'attacco per l'alimentazione esterna e la ricarica, il connettore dell'antenna radio e l'ingresso per la slot SIM. Nel kit rover è compreso il palmare HCE 320 che vi ho già mostrato in altri video. Tenete presente però che è possibile accoppiarlo anche con altri palmari, sia più grandi sia più piccoli. Poi abbiamo i soliti accessori quali l'holder per la palina, il caricabatterie con i vari adattatori e l'antenna radio. Se devo parlarvi delle caratteristiche tecniche posso dirvi che ha una scheda da 624 canali che comprende tutte le costellazioni, GLONASS, GPS, Galileo, Beidou, insomma ormai le sapete di memoria. Chiaramente è certificato IP67, quindi protetto da acqua, polvere, cadute, attenzione che se cade potrebbe causare terremoti. È provvisto di radio interna UHF 410-470 che può trasmettere agli altri GPS le correzioni differenziali, quindi in parole povere può fungere da base. Come raggio di azione possiamo considerare un 5 km. La batteria integrata che vi dicevo è da 6800 mAh, quindi in modalità rover può durare fino a 12 ore. Insomma, una giornata di lavoro intensivo la tiene senza problemi. È provvisto anche di e-bubble, ovvero la bolla elettronica. Può essere utile? Sì, perché non dispone dell'inclinometro, quindi potrebbe essere comodo, oltre ad avere la bolla sulla palina, averla anche direttamente sul palmare. Dipende sempre da come siete abituati a lavorare. È un GPS che consiglierei come rover? Come rover no, però come base sì. E vi spiego anche il perché. I suoi punti deboli, se visti come rover, si possono trasformare in punti di forza se visto come base. Per esempio il peso e la robustezza possono essere un punto davvero di forza per quanto riguarda una base. L'inclinometro, se utilizzato come base, ovviamente non serve e quindi si risparmia qualche soldino per una funzione che sicuramente non utilizzeremo mai. Lo vedrei molto bene con il suo fratellino più piccolo, il G20. Che ha tutte le caratteristiche che possiamo cercare in un rover: inclinometro, portabilità, leggerezza e ha tutto ciò che ci serve per avere un rover formidabile. Ma come sapete qua non parliamo e basta, e quindi aspettatevi un video di questo sistema completo per vedere come si comporta all'aperto. Ok, queste sono le mie umili considerazioni. Voi invece cosa ne pensate? Potrebbe essere un GPS interessante per voi? Fatemelo sapere nei commenti e se siete interessati ad avere maggiori specifiche potete scrivermi, vi lascio il link qua sotto. Noi invece ci vediamo al prossimo video. Ciao!